Alessandro Caselli, sono professore associato di chimica e mi occupo di catalisi fondamentalmente all'Università degli Studi di Milano. Allora, è una ricerca che si inserisce nell'approccio verso una chimica sostenibile, cioè l'idea è quella di usare catalizzatori, quindi qualcosa che abbia un basso costo fondamentalmente e che permetta di realizzare reazioni chimiche con uno scarsissimo impatto ambientale, quindi usando economia di reagenti e di inquinamento, diciamo, per violentare le cose. Ho studiato chimica alla Statale di Milano e poi sono uscito per andare a fare un dottorato in Svizzera. Sono nato come chimico organico, tanto è vero, all'Università di Milano, mentre lì durante il dottorato, che è durato per 5 anni in Svizzera, mi sono occupato di chimica inorganica e adesso lavoro all'interfaccia tra le due chimiche. Tornato, diciamo, dopo il dottorato in Italia, ho avuto la possibilità di avere prima un assegno di ricerca, poi ai tempi ero diventato ricercatore e adesso da un po' di anni sono professore associato. Molto spesso la chimica è se puzza è chimica o è una parola associata al rischio, all'inquinamento, al pericolo, e ho sentito recentemente, negli ultimi 2 anni, qualche pubblicità che diceva questo prodotto non contiene sostanze chimiche. Ecco, in realtà l'idea di quello che abbiamo voluto portare qua come Dipartimento di Chimica è un po' cercare di smentire questo aspetto. La chimica non è assolutamente questo, la chimica nasce molto più di 8.000 anni fa, quando l'uomo ha iniziato a estrarre i metalli dalle pietre, ha iniziato a inventare in fondo la siderurgia, il fabbro, e ha iniziato a inventare le leghe, il bronzo. In realtà la chimica è quello che secondo noi potrà salvarci dall'inquinamento. È una risposta che noi ricercatori dobbiamo essere quelli coinvolti in prima linea nel cercare una chimica sostenibile, quindi una chimica che possa in qualche modo, quella che adesso viene chiamata chimica verde, rispondere ai bisogni della società moderna, e non esiste uno sviluppo sostenibile che non passi attraverso una chimica. Sì, c'è molto bisogno e c'è molto respiro. Sono anche molto cambiate le cose. Quando io ho iniziato a lavorare come chimico era una ricerca molto, diciamo, chiusa nell'ambito della chimica. Oggigiorno c'è bisogno di una visione di uno scienziato un pochino più a tutto tondo, cioè che abbia, non da solo, perché da solo non può fare tutto, ma delle grossissime collaborazioni con tutte le altre materie. Allora, ogni materia che mi viene in mente ha bisogno in qualche modo dell'approccio, dell'aiuto di un chimico. Più di nicchia o meno di nicchia, però la biologia, che adesso va molto di moda giustamente perché si possono fare delle cose meravigliose con i sistemi biologici, ha però bisogno di un chimico fisico, di un chimico di sintesi per un aiuto, per eliminare le cose. La fisica allo stesso modo. Qua abbiamo dei materiali, per esempio, portato che si chiamano leghe a memoria di forma, quindi anche ingegnerizzati, dei materiali ingegnerizzati, che però alla base hanno bisogno di un chimico per lo sviluppo e per nuove proposte. Non posso dire che sia facile, ma secondo me nulla è a prescindere facile, dipende dalla passione che uno ci mette. In realtà, a mio modo di vedere, la chimica è facile, ma ha a che fare con molti aspetti della vita che sono facilmente spiegabili, facilmente toccabili. Mi sembra molto più difficile la fisica, però so che anche se uno è appassionato di quella stessa materia, riesce a trovare una facilità nel parlare di plasma che io non avrei adesso. La chimica non è più difficile di altre materie. Da un punto di vista professionale sì, cioè, se uno vuole fare il ricercatore è un percorso indubbiamente impegnativo e lo diventa sempre di più, richiede una forte disponibilità a viaggiare, anche a informarsi di ambiti che non sono i propri, e soprattutto purtroppo adesso in Italia anche a affrontare il precariato, che non è una cosa piacevole.
Da un punto di vista invece delle ricadute, diciamo, sull'aspetto personale delle cose, è un percorso bellissimo. Cioè, noi facciamo un mestiere che è veramente uno dei più belli del mondo, secondo me. Hai a che fare ogni giorno con qualcosa di nuovo, ogni giorno anche con gli studenti, di insegnare una cosa molto bella, a volte è frustrante. Certo. Quando dopo mesi di lavoro ti trovi a un punto morto. La spinta ad andare all'estero a muoversi è necessaria per vari aspetti, perché un tempo le scuole erano molto più chiuse, cioè se io avessi studiato chimica nella scuola di chimica di Milano avrei imparato quello che i miei professori, persone bravissime, però avrebbero potuto insegnarmi, che è limitato per forza, perché le conoscenze, mentre invece l'apertura ad altri laboratori, ad altri mondi, ad altri approcci scientifici è fondamentale. È fondamentale per vari aspetti. Uno, perché si viene a conoscenza di altre tecniche, altri laboratori. Purtroppo in Italia adesso è anche fondamentale perché i mezzi che abbiamo in Italia, i soldi che vengono investiti in ricerca non sono sufficienti. Allora andare a vedere l'estero ci aiuta anche a capire quelle che sono le potenzialità e ogni tanto tornando indietro ad aguzzare un pochino l'ingegno per, non avendo quelle disponibilità, come possiamo fare per raggiungere lo stesso livello. Non ci fanno vivere in frontiera tutti i giorni. Allora, un suggerimento che posso dare è quello di seguire molto l'istinto, cioè da un lato vedere quello per cui si è portati sia una passione, non farsi spaventare dalle difficoltà che possono esserci perché le difficoltà vengono superate, dare anche però un piccolo occhio a quello che potrebbe essere il futuro, nel senso pensare anche se quello con cui si va a studiare è qualcosa che ti mette poi in un futuro nella possibilità di fare veramente quello che volevi, che non sempre le due cose coincidono.